Ragazzi, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Questa mattina noi ci siamo svegliati con una consapevolezza un po' amara, perché ieri sul telegiornale in TV l'unica notizia che circolava era quella di mancanza di acqua in Uruguay. È in realtà la mancanza di acqua potabile, perché non sta piovendo da mesi e non si verificava questa situazione, questa condizione di siccità da circa 74 anni. Montevideo, presa come capitale, ma comunque tutto lo stato uruguaiano è proprio alla canna del gas, nel senso che si pensa che nel giro di 2 settimane non sarà disponibile acqua potabile né per lavarsi né per poter cucinare, e fra 2 settimane noi saremo proprio a Montevideo. Vi mostro sulla cartina l'itinerario che abbiamo intenzione di fare, in quanto andiamo a trovare i parenti di Sara Latappi. Arriveremo a Montevideo intorno al 20 di luglio, anche perché dobbiamo uscire dall'Argentina. I giorni del visto sono praticamente finiti, finiscono il 25 luglio, quindi per forza bisogna uscire dallo stato argentino. Poi rimarremo circa una ventina di giorni per sistemare un po' le cose, sistemare la moto, dobbiamo guardare i bagagli, cosa lasciare qua, cosa portare a casa. Sembra una banalità, ma vi assicuro che non lo è, perché gran parte della roba è venuta nel container insieme alla moto e ora dobbiamo gestire un po' la situazione per capire appunto cosa lasciare qua e cosa portare a casa. Detto questo, si inizia la discesa, passeremo per Cordoba, poi direzione est verso Buenos Aires. La strada sarà prettamente dritta, sarà prettamente in pianura. La Pampas ormai la conosciamo bene, è qualcosa di infinito, qualcosa di assurdo per gli standard italiani, per il territorio italiano. Sarà una giornata abbastanza monotona, però vi portiamo con noi comunque in sella, perché ci sono anche giornate monotone, ci sono giornate in cui prendi consapevolezza delle difficoltà. Quella dell'acqua dobbiamo dire che è stata una difficoltà un po' costante in tutto il viaggio che abbiamo fatto, non perché mancasse acqua potabile, ma perché spesso, e compresa questa struttura comunque di alto livello, non paragonabile alla Patagonia, alla Carretera Austral, è un classico albergo 3 è un classico albergo 3 stelle, 3 estrellas. Da metà pomeriggio o a volte anche prima non aveva acqua calda, l'acqua che usciva dalla doccia era tiepido, fredda, e quindi è una difficoltà continua a cui però non siamo più abituati noi italiani, noi europei. È una vita molto più basica. Secondo me lo fanno anche per risparmiare, perché qua a Termas del Riondo, vista la struttura geologica del sottosuolo, considerate che tutte le abitazioni, tutte le strutture hanno acqua termale dal sottosuolo, quindi acqua termale in casa. Considerate che la temperatura è intorno ai 36-37 gradi, quindi secondo noi non la riscaldano. No. Infatti nella doccia che avevamo in camera l'acqua non è mai fredda, ma è sempre leggermente tiepida barra caldina. Tiepida barra caldina, sì, non per fare una doccia però di 10 minuti. Quindi Sara dice tiepida barra fredda perché lei deve avere l'acqua a 42-43 gradi. Freddolosa. Considerate che le temperature ora sono alte, è un'eccezione, siamo a 25-26, abbiamo toccato punte di 28 gradi, però la sera scende molto e quindi è un clima a cui io non sono abituata. Francesco uguale, però io magari faccio un po' più fatica ad abituarmi. Lo capite quante ne sopporto? Però è anche vero che noi abbiamo delle comodità in Italia che non distano anni luce da quelle che possono essere questa parte di Argentina, che pur è benestante rispetto a molte altre. Rispetto alla Patagonia. Sì. Partiamo, anche perché se la strada sarà monotona c'è anche l'altra parte che è una strada che non abbiamo mai fatto, quindi come tutte le strade del mondo è sempre piacevole percorrerle di nuovo. È anche vero che per raggiungere luoghi belli, luoghi incantati, bisogna anche percorrere strade monotone. Sì. La vita è anche questo. Detto ciò, vamos! Per farvi vedere un esempio, tutte le strutture, anche le più basiche, hanno una sorta di piscina con acqua termale all'interno. Dai riflessi dell'acqua potete vedere il vapore che sale, perché appunto l'acqua andà intorno ai 36-37 gradi. Tutte le sere vuotano la piscina per poi riempirla la mattina successiva. Ci sono zone relax, come queste, Sara Latappi in fondo e Tenerona già carica sotto la tettoia. Bisogna sempre pensare a un riparo per la Tenerona, perché lei è la parte più importante del viaggio o di questo cambio di vita, che poi tra l'altro non so il vostro punto di vista, ma la vita stessa è un viaggio. Questo è l'hotel dall'esterno, camera basica, colazione normalissima, prezzo la camera 54 euro, nonostante in questo periodo siamo in altissima stagione. E se venite da queste parti considerate che da ottobre a marzo non c'è praticamente nada e molte strutture sono chiuse, perché appunto fa un caldo pazzesco, circa 45, forse anche 50 gradi ci hanno detto. Tenerona pronta, povero cavalletto laterale.
Termas de Riondo è molto affollata in questi giorni, questi mesi. Di solito le aperture dei locali, hotel e negozi sono da marzo fino a ottobre e poi si riparte per qualcuno a gennaio, per qualcuno invece si riprende direttamente a marzo, proprio per il fatto delle temperature che vi diceva Francesco, che sono altissime, quindi si evita di lavorare nel periodo di caldo estremo dell'estate in cui le temperature toccano i 50 gradi. Stiamo per attraversare il Dulce River che bagna la città di Termas de Riondo e riprendiamo la Ruta 9, cioè la ruta principale qua in Argentina, che conduce diretti a Buenos Aires. Qua stanno facendo una nuova ruta perché questa, che è la strada principale, devo ammettere che non è ben messa. Se guardate l'asfalto è veramente messo male, soprattutto nella parte centrale. Questo che state vedendo è l'emblema del Sud America, la macchina caricata sul carro attrezzi, freccia accesa. Ecco, già capite quanto vi ho detto che la strada sarà quasi sempre dritta. Guardate in fondo. Siamo arrivati a Santiago del Estero, che è la capitale di provincia. Si viaggia spessissimo in motorino con 2-3 bambini, è una cosa frequentissima. È anche vero che spesso è l'unico mezzo di trasporto magari che una famiglia, una piccola famiglia ha a disposizione. Alla periferia di Santiago reiniziano le casine tutte uguali, come in tantissime città che abbiamo incontrato. Santiago del Estero è anche chiamata Madre de Ciudades, cioè la madre di tutte le città, perché davvero fu il primissimo insediamento urbano spagnolo fondato nel periodo del colonialismo. Cotone, credo. Sì, credo siano campi di cotone. Ci stiamo chiedendo cosa siano, perché c'è del bianco e secondo me sono coltivazioni di cotone. Non so se riuscite a vederlo, ai lati della strada ci sono pezzettini di cotone. Vediamo, perché sono curioso di vedere un campo di cotone. Ho visto una strada che si infilava qua a destra, non so se si può andare. C'è un po' di sabbia. Andiamo a vedere da vicino. Guardate nel dettaglio la pianta del cotone, da vicino non le avevamo mai viste, pazzesco, ma la natura, ragazzi, ma senti quanto è morbido, sa, la classica latta che troviamo in farmacia, ma guardate che campo sterminato, bellissimo, bellissimo. Cioè, toccare una cosa del genere direttamente dalla pianta sembra assurdo. La natura è pazzesca, è bellissima, quasi commovente a volte, e per questo dobbiamo imparare a rispettarla. Comunque, banalissima considerazione, questa zona in estate secondo te è fattibile? Non vorrei parlare perché se no mi lamento del freddo e mi lamento del caldo, però sappiamo che Valeriano è passato qua la scorsa estate sudamericana, e ha incontrato 45-46 gradi. Sei un eroe per noi, perché davvero anche oggi è difficilissimo resistere sotto questo sole infuocato, quindi onore a Valeriano. E forse d'estate no, non è fattibile, ma infatti sappiamo che tanta gente anche di Termas de Riondo se ne va a lavorare stagionalmente fuori da questa zona, quindi va verso Buenos Aires, verso Mar del Plata, dove c'è turismo, e qua d'estate non c'è turismo, è evidente che è poco vivibile. Qualsiasi cosa si tocchi io non riesco a tenere la mano nella borsa, vabbè che di colore nero, ma siamo in inverno, qualsiasi cosa scotta, ragazzi. Sì, non siamo partiti con le maniche corte o la canotta perché insomma non erano previste grandissime temperature, anzi vicino alla prossima meta che sarà per noi Villa del Totoral quasi un pochino di pioggia domani, quindi insomma non eravamo partiti proprio per questo tipo di temperature, però qua siamo. Cioè la temperatura è intorno ai 30 gradi ma c'è un sole assurdo. Lasciamo la piantagione alle nostre spalle e procediamo.
vediamo anche delle palme così prospere, in effetti indicano un clima molto favorevole. Vamos! Ditemi voi se questa strada, questa ruta non sembra un po' l'Africa, o perlomeno alcune zone dell'Africa, sia come vegetazione, come colori, anche il colore dell'asfalto sembra diverso. Cactus come se non ci fosse un domani. Dopo 8 mesi di Sud America e strade a rettilineo lunghissime, penso che quando torneremo in Italia avrò il mal d'auto addirittura in moto. Ne sono certa. Quando mi chiedete, Francesco, ma che navigatore usi? Guardate questa cosa: 244 km per arrivare a destinazione, 243 ora, 242 km sempre su questa strada. Poi ovviamente per arrivare nella struttura bisognerà uscire. Tutto questo per dirvi che da qui fino alla destinazione per 240 km non c'è una deviazione, sempre su questa strada. Qui addirittura sembra un vivaio, cioè sembrano in vendita. Siamo finiti di nuovo in Patagonia, anche per il vento. Curva, ragazzi, non a gomito, però una curva. Arrivati a Loreto, che non è Loreto vicino casa, ma bensì Loreto qua in Argentina. Eccolo qua, eccolo, no, in costruzione. Allora, sono 200 ed oltre chilometri che non troviamo un distributore di benzina. Ancora devo andare in riserva, ma è da tanto che ho solo una tacca. Ho rallentato anche perché viaggiamo con il vento contro, avevo paura di non trovare più nulla, però vedo lampioni, vedo un po' di case. Distributore di benzina, dove sei? C'è un hotel addirittura. Indipendenza. Le parriglie non mancano mai. Noi dobbiamo anche mangiare qualcosina perché sono le 3 di pomeriggio e non abbiamo mangiato nada. Cioè, è pazzesco che per 200 ed oltre chilometri, tutti pueblo piccolissimi, ma non c'è nada. Eccolo qua, grande la felicità. Allora, da qui non so se si può entrare, ma noi entriamo uguale. YPF è la nostra salvezza. Pieno la Tenerona fatto e vicino al distributore di benzina c'era una sorta di hotel con una scritta enorme parriglia. Sono le 3:40 di pomeriggio, ci hanno fatto mangiare. Guardate che spettacolo! Aspettiamo il purè del papa e se magna. E comunque se venite da queste parti un serbatoio con circa 40 litri per la moto sarebbe il massimo. Iniziavo ad avere un po' paura, infatti mi si era anche chiuso lo stomaco. Ora che ho fatto il piano della Tenerona mi sono rilassato e si fa pranzo. Caffè pequeño, conto totale 4.280, circa 8 euro. E Tenerona sempre a vista, ovviamente, sempre. Gracias. Dopo il saluto dell'autobus che è arrivato e della gente che ci fotografava a destra e a manca, è incredibile, si riparte. Siamo un po' a sorpresa per noi in un posto molto ma molto isolato. Pensavamo di aver superato l'isolamento massimo, ma veramente abbiamo percorso diversi chilometri da Termas senza incontrare nada. Ora 143 km, 1 ora e 37 per la destinazione di questa sera. Quindi vamos, tutta una tirata senza fermarci mai. Anche perché non voglio arrivare, come dico sempre, di notte. Ora sono le 5 di pomeriggio, dovremmo arrivare verso le 18:30, 18:40, all'imbrunire, diciamo. Una piana immensa intorno a noi, signore e signori, la Pampa. Siamo a metà tra l'Amazzonia e paesaggi quasi desertici del Nord Africa, ma siamo in realtà a 915 km dalla capital, Baires, Buenos Aires. Sali, scendi, ma comunque sempre dritta, dritta, dritta.
Arrivati a Villa del Totorral, come preventivato, neanche un orologio svizzero, il sole è sceso sotto l'orizzonte da pochissimo, l'obiettivo era di arrivare prima del calare della notte, quindi ragazzi siamo stati bravissimi. Ora però dobbiamo andare al centro, il navigatore mi dice 2,6 km, ecco l'ingresso maestoso, auto di ultimo livello stile Russia, Via del Totorral, entrate insieme a noi. Accendiamo anche i fari supplementari, temperatura quasi freschino sui 18 gradi, abbiamo chiuso tutte le zip, si sta benissimo. Qua mi dice di andare di qua, i perri non mancano mai, un dosso diverso dal solito, sopra il piatto, ma l'ingresso e l'uscita molto ripida. Quasi che non ci sembra vero di vedere tutta questa gente dopo la tappa di oggi. La Pampa è pazzesca. In effetti è stata abbastanza sorprendente, non ce l'aspettavamo così deserta. Cioè questa zona qua è quasi più deserta della Pampa che abbiamo fatto all'andata. Compaiono i cartelli dell'As Malvinas. Super movimentata Via del Totorral. Sì, bimbi a zonzo con gli zaini in spalla. Secondo me fanno anche un tempo prolungato a scuola, perché li avevamo visti anche a Salta. Quasi una piccola metropoli. Più grande del previsto. Macchina spettacolare. Comunque abbiamo appreso che pensionato si dice jubilado, perché è un po' un giubileo quando vai in pensione, insomma. E io non vedo l'ora di andare in pensione, però bisognerebbe andare da giovani. Eccolo, lo Algarrobos, ecco di qua, sì. Allora, qua addirittura è mattonato, mentre le vie traverse sono di terra. Ciao perro. Noi come sempre siamo un po' in periferia, però la struttura dovrebbe essere decente da quel che abbiamo visto. Il prezzo è bassissimo come in tutti i piccoli paesini dell'Argentina. Qua finisce il mattonato, penso di sì. Sì, siamo sulla tierra. Qualcuno ha lavato l'auto. Wow. Case in costruzione, ferme da un po' di tempo probabilmente. Sì, penso che sia questa. Sì, vedo un'insegna lì con la foto di un albero. Hai un perro. Sì, dovrebbe essere proprio questa. Sì, probabilmente saremo gli unici. Bueno. Un nuovo amico perro. No tiene medio del casco. Hola Lucy. Bueno, Lucy. Bueno. ¿Nos acompaña a la habitación? Sí, gracias. Y tenemos desayuno. Sí, el desayuno está incluido y cena también puede. Cena. ¿Y el desayuno a qué hora? A partir de las 7:30 hasta las 11. Las 11, perfecto. ¿A qué hora necesitan ustedes? 8:30. Ajá. Está bien. Bueno, más o menos. sí, como para que... ¿Qué pasa? Lucita. Che carina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amore? Un altro perro. Un altro perrito. Vamos, Lucy. Vamos. Tenerona parcheggiata scaricata con l'aiuto dell'assistente ovviamente. Claro, assistente sempre. Andiamo a nanna ragazzi. Da 1 a 10, quando è stata noiosa la giornata di oggi? Fateci sapere nei commenti. Un pochino. A noi è piaciuto comunque perché tutte strade nuove che non avevamo mai fatto e poi qualche paesaggio, qualche panorama, i pueblo attraversati sono sempre molto caratteristici. Verissimo, poi quando arrivi ti aspetta l'ennesimo perrito, tutto cambia. Buonanotte intanto. Ciao ragazzi, buonanotte. A domani.